Buon pomeriggio a tutti. Io sono molto felice perché sono tornato da questa mia missione e inizio a vedere un Ateneo che è cambiato. Sono stato in Cina in questo viaggio di Stato con il Presidente Mattarella, ma vedo al ritorno un Ateneo che è più fresco, giovane, che ha voglia di crescere e che ha voglia soprattutto di iniziare questo percorso in cui via via scopriamo dei valori anche diversi. Prima di tutto un ringraziamento perché quest'anno siamo riusciti con questo evento Tennis and Technology a iniziare un percorso in cui l'Ateneo guarda il proprio futuro mettendo sempre più insieme i valori della propria tradizione con i valori dello sport. I valori del Politecnico sono molto simili a quelli che poi dettano gli elementi che tracciano i principi fondanti dello sport, che sono quello sicuramente di una volontà di raggiungere un obiettivo individuale, ma che diventa anche un obiettivo di squadra. C'è un tema importante che è quello della disciplina, poi la nostra ospite ce lo dirà, sicuramente ci vuole una grande disciplina, ma ci vuole anche tanta passione e la voglia di raggiungere dei traguardi. Il nostro Ateneo, e questo l'abbiamo scritto in questo programma di mandato, vede lo sport come elemento fondamentale e integrante della formazione dei giovani. Questo è importante perché fare sport durante il periodo in cui uno si forma è un elemento che va a complementare quel percorso di studi che non è solo un percorso di formazione professionale, ma che fa crescere la persona e nel crescere la persona gli consente di avere poi una preparazione a tutto tondo per affrontare poi il proprio percorso, che è un percorso di vita oltre che professionale. Abbiamo iniziato questo percorso col tennis perché pensiamo che il tennis abbia quei valori che possano raccontare anche il Politecnico. Qui l'abbiamo fatto prima di tutto in una dimensione, quello della terza missione, cioè facendoci raccontare le esperienze di chi è stato protagonista, e farei subito un applauso all'ospite di oggi che è Flavia Pennetta. Che penso come tutti noi abbiamo seguito sui campi e tra l'altro davvero nelle sue esperienze sia individuali che di squadra, sia in singolo che di doppio, quindi in tutte le dimensioni che stiamo oggi guardando. Ma lo facciamo pensando che sia solo un primo passo. Non dimentichiamo che noi come Politecnico di Torino dobbiamo essere orgogliosi di avere delle squadre di tennis, che ho detto io prima a Flavio, abbiamo una squadra di maschile in Serie B, ma abbiamo anche la femminile. E io vorrei davvero che tutta la nostra comunità, non solo gli studenti, avessero come obiettivo durante la settimana di ritagliarsi un investimento verso se stessi nel fare sport. Questo ce lo diamo poi come obiettivo. Chiudo dicendo questo. L'altro obiettivo che ci stiamo dando è, sfruttando le tante attività di ricerca che già abbiamo fatto e che oggi gusteremo in alcune sue parti, stiamo immaginando di caratterizzare degli orientamenti formativi che guardino sempre più le ingegnerie e le architetture per gli sport, su 3 grandi direzioni: le infrastrutture per gli sport. Parlavamo prima della bellezza di andare a progettare uno stadio di tennis, un'infrastruttura bellissima che ha tra l'altro una componente tecnologica ad elevata densità di innovazione. Poi tutto il mondo del dato, che oggi diventa dominante nella caratterizzazione delle performance, ma anche nell'analisi immagino degli avversari.
il dato è oggi fondante nell'esame di che cosa vuol dire oggi esprimere la caratteristica dello sport. E infine, oggi ne abbiamo visto tra l'altro una espressione chiara nella mostra sotto, è quello dei materiali. Le nuove scienze dei materiali che sempre più diventano dominanti e cambiano le prospettive e le prestazioni. Quindi ci saranno in questo mandato che chiude poi al 2030, questo è il primo appuntamento, ci rivedremo, io spero che con Flavia ci rivedremo tante volte, poi ne parliamo, no? di come iniziare oggi un percorso insieme, quindi grazie a tutti e chiedo di salire sul palco al chairman di oggi, che è il professor Macì, il professor Enrico Macì, che ringrazio perché è stato da sempre un elemento. Spesso voi vedete i professori nel loro ruolo di formatori per le discipline, ma Enrico è stato in questi anni elemento determinante per costruire tutto il nostro percorso nello sport e poi in particolare nel tennis, perché è un bravissimo tennista tra l'altro, ma nello sport in generale. E quindi grazie Enrico, e poi chiamo la nostra ospite Flavia Pennetta con enorme piacere. Grazie Flavia per essere qua oggi. Normalmente quando uno fa il chairman di una sessione ha il compito di introdurre i relatori. Io trovo questa parte normalmente piuttosto noiosa e si tende a ridurre la parte della presentazione a poche righe. Oggi farei un'eccezione perché mettendo insieme il curriculum di una leggenda del tennis è davvero difficile scegliere cosa dire e cosa non dire. Cerchiamo di dare qualche elemento così distintivo. Allora, Flavia Pennetta comincia a giocare a tennis da piccolissima, a 5 anni, sulla spinta del papà che era un maestro di tennis, e comincia subito a giocare ai tornei. Naturalmente quando uno ha il sangue del campione, prende la racchetta, comincia a giocare e vince. E infatti Under 14 campione italiana di doppio, campionessa italiana di doppio, poi vince l'Under 16 singolo e doppio e comincia a giocare l'ITF, quindi i tornei internazionali. Diversi tornei, ne vince alcuni, in parallelo sull'attività nazionale vince il Bonfiglio, vince l'Avvenire, vince la Fed Cup giovanile, quindi tutte le stimmate del campione c'erano sin dall'inizio. Poi nel 2000 comincia la scalata nella WTA, quindi nella classifica mondiale femminile, comincia a giocare da professionista a 18 anni, i primi anni costellati da un po' di infortuni, da qualche difficoltà di tipo fisico, rallentano un po' il progresso, però c'è un primo punto fondamentale, una pietra miliare, la convocazione in Fed Cup. 2003 Flavia gioca le partite della Coppa Davis al femminile con la maglia azzurra. Dal 2004 inizia questa ascesa irresistibile, 2004 vince il primo torneo WTA in Polonia e di lì singoli e doppi sono 11 tornei nel singolare WTA e 17, mi sembra, tornei di doppio. Ovviamente nel singolare tutti i tornei sono importanti, ma qualcuno è più importante degli altri. Ce ne ricordiamo due perle della carriera. Uno è Indian Wells, che è uno dei tornei più ricchi e più importanti sul veloce, sul cemento in America, e poi naturalmente 2015 lo US Open. Unica atleta italiana a aver vinto questo torneo in singolare, in una finale che tutti ci ricordiamo perché alla fine è stato un derby italiano, Flavia Pennetta contro Roberta Vinci che peraltro è stata compagna di Flavia Pennetta in doppio praticamente per tutta la carriera perché viene dalla stessa regione, anche Roberta Vinci è pugliese. E il risultato dell'Open naturalmente porta il best ranking WTA, 6° posto nella classifica mondiale. Credo che sia, forse quest'anno c'è stata la Paolini che è salita un po' di più, ma è stato la Paolini numero 4 adesso. Esatto, un risultato eccezionale. Singolo, quindi vuol dire avere certe caratteristiche e capacità di gioco, ma anche doppio, altre caratteristiche, quindi è la somma. Doppio ho detto 17 titoli WTA vinti,
tra cui l'Australian Open, quindi un altro grande slam, insieme a una ragazza argentina. Gisella giusto? Dulco. E anche qui il ranking addirittura meglio, perché il ranking femminile nel doppio numero 1. Quindi direi che più di così non si può. Poi questa è la gara del percorso individuale e poi c'è il percorso a squadre. Gare a squadre che i ragazzi che giocano a tennis sentono sempre molto, sono momenti di aggregazione, ne parleremo magari dopo. Naturalmente anche qui il fuoriclasse si contraddistingue, 4 titoli della Federation Cup. Oggi si chiama Billie Jean King Cup e la Coppa Davis al femminile. Pennetta ha trascinato la squadra femminile nazionale a vincere 4 di queste competizioni e così, per completare un po' il quadro, ha anche giocato 2 Olimpiadi, tanto per fare numero, no? Dopodiché, improvvisamente per tanti di noi, ha detto: ho vinto lo US Open, adesso non gioco più, ci ha lasciato tutti un po' stupiti, un peccato perché abbiamo detto ci stavamo facendo gusto alle vittorie, però non è che è rimasta con le mani in mano. Intanto ha sposato Fabio Fognini, che è il tennis fatto persona. Io ritengo Fabio uno dei talenti più cristallini della storia del tennis. Ha avuto 3 bambini, quindi fa la mamma, e però poi è rimasta nell'ambito tennistico perché da un po' di anni ha intrapreso questa carriera di commentatrice, di opinionista sulle partite di tennis, lavora per Sky e per altre emittenti. Quindi diciamo che il percorso prosegue. Quindi è veramente un onore per me, per un appassionato di tennis, avere la possibilità di condividere con tutti voi questa chiacchierata con una delle leggende del tennis mondiale. Flavia, prego. Grazie mille. Grazie. Buongiorno a tutti, prima cosa. Sì. Come dicevo prima, ho studiato, mi sono preparato perché era difficile mettere insieme tutti questi passaggi. Allora, noi avevamo individuato per questa chiacchierata alcuni argomenti, macro argomenti, su cui discutere insieme e condividere con il pubblico. Ci piacerebbe andare un po' veloci nella prima parte in modo da lasciare spazio poi al pubblico, agli studenti e ai ragazzi per far domande, avere un po' di interazione dal vivo. Allora, il primo tema che abbiamo selezionato, che abbiamo scelto, abbiamo detto abbiamo qui presente una leggenda. Come si fa a diventare una leggenda del tennis? Che non è una roba che tanti ci provano, tantissimi ci provano, però poi alla fine solo pochi riescono. Quali sono questi elementi che ti permettono in itinere, no, di cominciare a capire che ce la puoi fare? Perché giochi da bambino, vinci i tornei, poi cresci, continui a vincere, sono le vittorie. Guarda che uno matura questa consapevolezza di potercela fare, a diventare il numero 1 del mondo, un vincitore di slam. Allora, sicuramente tutto parte da un sogno di quando uno è bambino, no? Da un desiderio, da una passione. Io ricordo all'età, ero molto piccola, giocavo a tennis, facevo danza, giocavo a basket, mi piacevano tutti gli sport, quindi ero una bambina già molto, come dire, predisposta allo sport. E poi piano piano ho eliminato e c'è stato qualcosa che mi ha veramente innamorato di questo sport, perché mia mamma ricordo che diceva sempre: potresti andare a dormire anche con la racchetta, tra un po' manca solo quello. Quindi tutto parte da una passione nei confronti di qualcosa, e in questo caso per me è stato il tennis, e dalla voglia di provarci, nonostante comunque ci siano tantissime difficoltà, nonostante il percorso è veramente lungo, è veramente, come dire, molte volte ti viene la voglia anche un po' di mollare, no? Perché comunque le difficoltà che ti si presentano sono tante, sia dal punto di vista mentale, fisico, hai l'avversario davanti. Parlavi poco fa di un torneo dell'Avvenire. L'Avvenire è un torneo dove ci sono i migliori, diciamo, italiani, ma anche internazionale. E ricordo che persi al primo turno, il primo anno, ed ero su una panchina da tennis, da una panchina lì nel circolo con il mio allenatore, e dissi: voglio smettere di giocare a tennis, per dirti, no? Ci sono tantissimi momenti dove vorresti gettare la spugna, e la convinzione o la certezza che tu diventerai qualcuno non ce l'hai mai. È un percorso
dove tu piano piano prendi fiducia, prendi consapevolezza, riesci ad accettare tante cose di te stessa che magari non pensavi di poter fare. E anche quando mi dicono: quando hai capito di poter vincere gli US Open? No, quando l'ho vinto, fondamentalmente. È strano dire una cosa del genere, però tu hai nella tua testa l'obiettivo, hai ben chiaro dove vuoi arrivare, però sono pochi quelli che riescono realmente a realizzare quel sogno ed ottenere anche di più di quello che magari era quel sogno. La parte importante è la costanza e la dedizione, il lavoro. Il lavoro è la cosa che ripaga in ogni circostanza. Ci sono momenti dove è facile lavorare perché tutto va bene e quindi sei sull'onda, no, della positività, dell'energia positiva, dove tutto sembra che venga facile, ma non è così. E ci sono momenti che sono quelli più duri, dove lavorare è più difficile perché magari stai perdendo tanto, le delusioni sono tante e la motivazione di alzarti dal letto e tornare in campo ad allenarti non è facile trovare. Ci vuole proprio questa passione, questa spinta. Ed è lì che uno, secondo me, non deve abbattersi, al contrario, perché comunque se tu continui a lavorare, continui a fare le cose nella maniera giusta, continui ad avere quell'ordine poi ti aiuterà nel momento importante a fare quel cambio e a sfruttare quel momento di fortuna, di debolezza dell'avversario, di situazione di gioco, tu sei pronto. In quel momento tu sei pronto, se invece smetti di lavorare, quando passa quel treno non sarai pronto Esatto, il a treno prenderlo. passa, bisogna essere pronti a salirci. Ma soprattutto quando uno fa questa transizione da bambino, adolescente, e poi raggiunge quell'età, tra virgolette, critica, io ho anche delle figlie più o meno nell'età di 18-19, e tu vedi i tuoi compagni di scuola, i tuoi amici che il sabato sera escono, vanno a mangiare la pizza, vanno in giro e tu ti devi allenare, devi andare a dormire presto, devi mangiare il giusto. Questa fase qui, come viene interpretata? Cos'è che spinge a dire, vabbè, ma io non importa se non vado in vacanza perché vado a fare il torneo, vado ad allenarmi? Ma sai, sono tutte cose che vengono un po' automatiche, nel senso non senti, personalmente ti parlo di quello che ho vissuto, io non ho mai sentito che questa parte mi mancasse in un certo senso, anche perché devo dire che adesso la ricerca dell'essere già atleta si è un po' accelerata nella mia testa, nel senso che vedo ragazzini di 9-10 anni che già sono professionisti. Ecco, secondo me è giusto inseguire un sogno, ma è anche giusto dare il tempo a un ragazzino di poter vivere la sua vita anche al Poi di tanti fuori di quello, smettono, perché alla poi, fine quando arrivano a perché quel poi punto sono già sono già esausti. esausti, sono stanchi, quindi sono molto, come dire, mi batto molto quando parlo con i genitori delle nuove promesse piuttosto che nei circoli con i genitori, proprio perché comunque a volte sembra quasi più che sia un desiderio del genitore di quello che realmente vuole un figlio. Ed è importantissimo dare gli spazi ai dei ragazzini piccoli e giovani di fare qualcosa. Naturalmente non potrai fare tutto, però è bello andare alla festa il sabato sera dell'amichetto, qualche volta quando non devi giocare la domenica, non allenarti il sabato e la domenica, cioè avere dei momenti dove uno stacca anche la spina dalla routine del tennis, tennis, tennis. Ecco, questo è qualcosa che è cambiato un pochino e vedo veramente troppo accanimento nei confronti dei bambini quando sono, secondo me, in un'età dove devono Stiamo essere registrando, vero ragazzini. sta cosa? Perché poi dobbiamo fare un estratto e portarla ai genitori che noi incontriamo quotidianamente nei circoli, che invece ti dicono mi devo allenare 7 ore perché non ho fatte 7, ne faccio 8 domani. Questa è una questione che poi detto da chi ha avuto successo forse magari un pochettino più di impatto ce l'ha. Sì, io credo che comunque bisogna creare dei campioncini, ma bisogna creare delle persone.
prima cosa. È più importante, come dire, nel percorso riuscire comunque a formare un ragazzino, e se un ragazzino in quinta elementare mi viene detto mio figlio fa fatica a conciliare il tennis e lo studio in quinta elementare, stiamo creando un ragazzino che tra qualche anno ha un problema reale e non saprà capace di affrontarlo, perché comunque tutte queste gestioni piano piano ti aiutano a crescere, a superare le difficoltà nel futuro. E io credo che sia veramente importante creare prima la persona e poi l'atleta. È vero, sottoscrivo e mi fa piacere aver sentito queste parole da chi questo percorso l'ha fatto davvero. Anche perché, ti aggiungo un'altra cosa, il percorso dell'atleta è corto, cioè la carriera dell'atleta è corta, dopo hai una vita davanti nella quale no, ti devi ricreare, reinventare, scoprire cosa ti piace e devi comunque avere qualcosa che ti motivi in qualche senso. Se tu hai vissuto solo lì in quel momento e hai vissuto tutta la tua vita solo sul tennis, poi al di fuori trovi delle difficoltà. Vuoto, Esatto. è vero. E tu dicevi, e quindi qui facciamo questa transizione verso il secondo argomento su cui vogliamo dire due parole, ci vuole forza di volontà, ci vuole lavoro, ci vuole dedizione, ci vuole atteggiamento mentale, ma si riesce a far da soli o c'è bisogno di qualcuno? Quanti qualcuno? Perché per esempio se accendi la televisione oggi e guardi l'angolo del giocatore nei tornei importanti, una volta c'era un coach, mi ricordo McEnroe aveva il papà che lo seguiva a Wimbledon, oggi vedi un team di 4, 5, 6, 7 persone, il mental coach, il preparatore fisico, l'allenatore, lo statistico. Ecco, come funziona questa storia del coinvolgimento di questo team? Tu avevi un team tuo, immagino, ma grande così, con tante persone No, così? era più piccolo. Sono davvero necessari tutti? Come si dividono queste? Allora, sicuramente tutto parte dalla forza di volontà di ognuno di noi, perché poi in campo ci sei tu e quindi diciamo sei tu quello che prende le decisioni sul momento, però è importantissimo l'aiuto del team. Molto spesso vediamo l'atleta, no, con questa coppa in mano dopo un torneo, però tutto quello che riesce a fare un atleta è anche grazie all'aiuto di un team, persone che mettono un pochino da parte la propria vita per un periodo di tempo e si dedicano totalmente all'atleta. E io questa cosa, devo dire la verità, mi sono resa conto di questa cosa quando ho smesso di giocare, perché mio marito Fabio Fognini è ancora in attività e quando sei in corsa, diciamo, ci sono tante piccole cose che non osservi, non vedi, sei talmente tanto concentrato su te stesso e tutto il mondo gira intorno a te, perché queste persone, ti ripeto, veramente mettono da parte un pochino la loro vita per dedicarsi all'atleta, che dal di fuori oggi dico, cavolo, devo ringraziarli veramente tanto perché hanno fatto tantissimo per me e senza di loro sicuramente molte vittorie, molte situazioni di gioco non avrei potuto sicuramente ottenerle, anche perché io avevo l'allenatore, il preparatore fisico, il fisioterapista e il mental coach. Diciamo che come dicevi tu, negli anni addietro si vedevano i genitori o si vedeva un allenatore in campo e quello era il team. Piano piano i team stanno diventando sempre più, si integrano sempre di più con delle nuove facce, tipo adesso sull'alimentazione si è molto attenti, sull'integrazione si è molto attenti, sulla parte della statistica, adesso c'è tutta questa parte, comunque la tecnologia, il tempo ti porta ad avere più elementi, no, che ti possono poi aiutare in campo, però credo che veramente il team per un atleta sia importantissimo, ma anche lì è importante circondarti di persone che ti rendono autonomo, che ti rendono ripeto la parola, che ti rendono uomo, donna e che siano delle persone che comunque ti stimolino non soltanto in campo ma anche fuori dal campo, perché comunque la giornata in campo è lunga, ma sono quelle 5-6 ore al giorno. Tu viaggi praticamente tutto l'anno, sei 6 ore in campo e tutto il resto del tempo sei fuori con queste persone, quindi devi parlare di qualcosa, devi fare qualcosa, devi andare a conoscere i posti che stai vedendo, anche perché molto spesso sei in una città per 10 anni di seguito e poi ti rendi conto che di quella città tu non hai visto nulla.
Quindi è anche lì importante circondarsi di persone che in qualche modo ti possano stimolare e ti possano aiutare in campo, ovviamente. Adesso la parte della tecnologia si è proprio, come dire, anche nel tennis sta prendendo il largo, perché con tutta la videoanalisi che è arrivata ai miei tempi, diciamo, ormai sono passati 10 anni, ragazzi, sembra, mi fa strano dirlo, ma sembra una vita fa, avevamo il telefonino, il mio allenatore riprendeva il mio servizio col telefonino, poi ci mettevamo lì col telefonino a guardare, ok, allora devi tirare la palla più in testa, meno avanti, adesso diciamo ti disegnano la traiettoria, cioè adesso è un mondo totalmente diverso. Su questo ci torniamo tra breve. Io però ho una curiosità, sempre parlando del team e degli allenatori. Adesso le regole per il coaching sono cambiate, stanno cambiando. Una volta era impossibile fare neanche un segno, ci ricordiamo i segni che faceva l'allenatore. Quanti il warning che ho preso, no? ragazzi, Il perché ho penalty preso un point. warning anche da mio padre, ti dico solo, cioè. E io ho fatto, ma non ho allenatore, mi fa, quel signore lì sopra ti sta facendo un segno, ho fatto, ma è mio padre. Ecco, quindi adesso invece si potrà parlare di più, c'è più interazione. L'altro giorno ci diceva Lorenzo Sonego, che è stato qua martedì, che diceva in realtà però poi il coach durante la partita sì, ti dice delle cose, ma noi viviamo un po' in una bolla nella transagonistica, quindi questi suggerimenti tecnici alla fine sono un po' pro forma, ma non hanno un vero impatto. Però noi vediamo questi coach, alcuni sono invisibili, tipo io mi ricordo Ivan Lendl quando faceva il coach di Zverev, era impassibile, in tribuna non diceva una parola, ce ne sono altri che ne so, il papà di Tsitsipas che invece sono Parla personaggi un tantissimo. pochettino più Beh, agitati. anche Tony, lo zio di Nadal, parlava tantissimo, per esempio. Ecco, voi dal campo, adesso nel tuo caso forse non era ancora possibile farlo in modo così esplicito. C'era il coaching, io ho iniziato che c'era il coaching on court anche alla fine, cioè l'allenatore, potevi chiamare l'allenatore che veniva proprio Sì, mi davanti ricordo. a te e ti Sì. diceva durante il cambio di campo Ma qualcosa. ha un effetto, dà fastidio, a volte vedi che poi il giocatore si arrabbia col team e dice no, mi hai detto la cosa sbagliata. Com'è questa interazione con l'allenatore durante la partita? Allora, come diceva Sonego, sicuramente ci sono dei momenti dove sei in una bolla e non senti nulla, infatti a volte parlano talmente tanto e tu li guardi e dici non ti sento, ma come non ti sento? Sto gridando, ti continuano a dire, e tu non senti perché sei talmente preso dal tuo che non vedi e non senti e anche una percezione di quello che sta succedendo che non è reale, aggiungo. Perché da fuori comunque è tutto molto più semplice, vedi bene le cose. Quando sei in campo molto spesso sembra di essere in una difficoltà estrema, invece se tu fossi un pochino più lucido, ecco, vedresti le cose sicuramente in maniera diversa. Però il fatto di poter avere un aiuto dal di fuori è un qualcosa che ti può aiutare in determinati momenti della partita, tipo io molto spesso in momenti importanti ero indecisa sul dove servire e il mio allenatore mi faceva il gesto aperto, T, centro, quindi quella sua direzione, diciamo, toglieva l'attenzione magari dal momento di ansia e io entravo in modalità se tiro aperto ho uno schema di gioco automatico, se tiro invece centrale ne ho un altro, quindi entravo in un momento proprio di automatismo del corpo innato, come dire, no? Già ben stabilito e toglieva l'attenzione dalla tensione. Quindi comunque il fatto di poter avere l'aiuto dal di fuori è santo perché lo puoi utilizzare, poi puoi essere più o meno bravo da utilizzarlo, ma anche quando si vede l'atleta in contrasto col team, no? Questo battibecco che magari vedi, è un momento dove magari è necessario per scaricare, con qualcuno te la devi prendere, poverino, te la prendi col gruppo, però alla fine ti ripeto, la responsabilità di tutto è del giocatore, come dire, la decisione finale la prende sempre il giocatore ed è importante veramente poter parlare col tuo team e non avere barriere, cioè mettersi anche al confronto, discutere, mettere sul tavolino, io dico, tutte le carte e dare le proprie opinioni, così come facevamo noi anni addietro, no? Per esempio adesso c'è l'immagine e c'è questa nuova presenza nel team che è il manager,
che quando c'eravamo noi i manager ce l'avevano Nadal, Federer, Serena, quelli che veramente avevano, come dire, dei movimenti importanti, no? Dal punto di vista di interviste, di sponsorizzazioni. Adesso invece il manager è molto presente ed è un qualcosa che è positivo da una parte ma negativo secondo me dall'altra. Perché? Perché non danno ai giocatori non gli insegnano a pensare, fanno tutto per loro. Non insegnano ad essere, ecco, quella parola, autonomi. Prima almeno uno doveva chiamare l'agenzia, organizzarsi i viaggi, organizzarsi le iscrizioni dei tornei, organizzare gli hotel, facevi tutto automaticamente o alla massimo te lo dividevi col tuo allenatore, i compiti a casa, tu fai questo, io faccio questo. Adesso invece questa nuova generazione ha Forse perché delle così persone tu che fanno tutto per non loro. rimani solo concentrato sulla partita, no? Sì, Sul però tuo. non va neanche bene questo, Condivido. perché comunque devi essere in grado di fare tutto, cioè giri il mondo, devi essere in grado di riuscire a fare Sì, tutto di arrivare a quanto. 35 anni che sei un'anima persa, cioè ti tolgo il Sì, stanno un manager po'. di fianco, non so dove Esatto, girarmi. esatto. E questa è una cosa sulla quale veramente stiamo un po' creando quello che sono un po' ti faccio il paragone nel calcio con i team, perché i giocatori del calcio fondamentalmente, essendo in un team, in una squadra e hanno, come dire, una gestione interna, sono un po', li portano, diciamo, in giro, mentre il tennista no, il tennista, a parte che quando inizi devi fare delle scelte importanti, anche economiche, perché quando uno inizia, noi vediamo adesso i giocatori che guadagnano milioni e che giocano dei tornei super, come dire, remunerativi, ma quando inizi devi fare che aereo prendo? Prendo l'aereo che fa 3 scali perché costa meno, dove vado a cena, insomma, sono tutte cose che magari uno dal di fuori non vede. È vero, lo vediamo anche alcuni dei nostri ragazzi che giocano qua, alcuni sono bravini, quindi giocano, sono nei primi 1000, girano, però tu li vedi che cercano su Skyscanner, devono trovare il volo per andare in Skyscanner è il mio Turchia, preferito anche a me, no? ragazzi. Quando devo organizzare i voli a mio marito, Ecco. prima faccio un passaggio e poi chiamiamo l'agenzia. E questo mental coach, per chiudere sul tema del team e il tema mentale in generale, una volta non c'erano, adesso sembra che siano sempre più presenti e che abbiano un ruolo sempre più centrale, no? Nell'attività del tennista, ma anche dello sport in generale. È davvero così indispensabile? Cioè, qual è il valore aggiunto che Del tu mental pensi? coach. Sì, sì. Allora, stai parlando con una che inizialmente quando mi dissero, secondo me devi lavorare con un mental coach, dissi mai nella vita, è impossibile, no, non sono predisposta, non avevo proprio la mentalità, no, aperta a questa figura che era all'inizio, diciamo, stava entrando nel circuito. Poi piano piano però ho cambiato idea e anch'io ho lavorato con un mental coach più uno psicologo, che diciamo, che mi ha aiutato a darmi dei trucchetti, nel senso era qualcuno che uno mi potevo aprire con lui e quindi a parlare non soltanto di quello che mi succedeva in campo, ma anche al di fuori. E quindi questa cosa secondo me era molto importante perché il giocatore è sempre molto solo, viaggia tanto ed non ha la possibilità di avere gli amici o qualcuno con cui tu puoi sfogarti continuamente. Ehm, e poi comunque abbiamo fatto un lavoro, il primo è stato quello di accettare il fatto che non potessi essere perfetta, perché è molto ordinata, molto metodica, lavoratrice, molto costante in tutto quanto, poi andavo in campo magari e facevo degli errori che mi chiedevo come posso fare gli stessi errori se mi alleno così tanto su quel colpo, lo faccio tutte le volte, arrivo in campo e non riesco a farlo durante la partita. E lui disse, fondamentalmente questa voler essere perfetto in ogni circostanza, piano piano l'abbiamo lasciato questo concetto per invece prenderne un altro che era l'accettazione, cioè accettare se stessi per quello che si è, con i propri difetti e con i propri pregi, semplicemente tirar fuori il massimo di te stesso nel momento, non pretendere di essere sempre al 100%. Lui mi diceva, ok, oggi come ti senti? Al 100%, al 70%, all'80%? Io facevo al 60%, perfetto, con quello devi vincere la partita.
non mi importa se giochi bene o se giochi male, devi accettare il fatto che non sei al massimo e oggi devi giocare e devi portare a casa la partita con quello che hai, non importa il resto. Questa è stata una parte molto importante che mi ha aiutato e l'altra sono tutti dei giochini mentali che ti aiutano a togliere l'attenzione dal momento di ansia o dal momento di nervosismo e te la portano da un'altra parte, tipo la visualizzazione, per esempio, quando ero seduta al cambio campo, dovevo cercare di pensare e un po', come dire, portarmi fuori da quello, dal momento che stavo vivendo con degli altri pensieri o durante un punto stesso non pensare a dove andava la palla, ma dirmi delle cose in testa mentre la palla mi arrivava che mi faceva andare in automatico. Quindi tutti esercizi di reazione, tantissimi, perché? Perché in campo tu devi prendere la decisione velocemente, devi essere veloce a tutto ciò che ti viene sottoposto, quindi il cambio di direzione, la velocità della palla, la decisione dell'avversario, il vento, il sole, quindi devi essere veloce in tutto questo. E quindi è stata una figura per me alla fine molto molto importante, poi è diventato un amico, un confidente, è una di quelle persone che fanno sempre parte insomma, del percorso della tua vita e ancora oggi quando ho qualche problema lo chiamo e mi confronto con lui e vedo che parlando con lui alla fine la risposta me la do da sola. Infatti lui mi ascolta e a un certo punto mi dice: hai capito quello che stai dicendo? E io sì, sono quelle le persone brave, quelle che ti fanno arrivare alla conclusione e alla soluzione da sola, fondamentalmente. Hai detto una cosa che io rivedo, succede che quando devo colpire la palla devo non pensare a colpire la palla, se non penso il colpo va da solo, se penso troppo a quello che devo fare, io gioco bene il rovescio, quando arriva la palla sul rovescio la palla va, quando arriva sul dritto comincia a dire Mi metti la gamba irrigidisco. qui, il piede qui, il braccio la alza, la palla va nella rete, devi togliere l'attenzione da questo momento importante, molto importante. Un'altra cosa che hai detto, tra le tecniche oggi che si usano per allenare un po' la mente, si sfruttano le tecnologie, no? La realtà virtuale, la visualizzazione. Ecco, e prima hai detto ormai le statistiche, i numeri, la videoanalisi, c'è una pervasività di queste tecnologie nel mondo dello sport in generale e del tennis in particolare. Secondo te, dove si può progredire ancora tanto per avere un impatto? Per esempio i materiali, va bene, abbiamo visto le racchette, le rotazioni, la velocità di palla. Quando io giocavo avevamo le racchette di legno, era impensabile tirare a 240 all'ora un Con un piatto servizio. di corde minuscolo che ancora Grosso così. l'ho presa in mano prima, ho detto, oddio, non so se Era veramente sarei un capace. altro sport. Ma secondo te dov'è che potrebbe valer la pena investire di più, visto che noi qui siamo una scuola di ingegneria, una Sì. scuola di tecnologia, si fanno tante cose, potrebbe valer la pena indirizzare un po' di più il focus su dove sia un po' più di impatto, ecco. Ma forse dal punto di vista tecnico parliamo sempre, quindi di Sì. qualcosa che può aiutare l'atleta. Sì. Beh, sicuramente ormai la videoanalisi, come dire, tutto ciò, i numeri che ti possono dare di percentuale, è fondamentale in un team, ma credo che questo sia qualcosa che gestiscono molto gli allenatori, aiutano tantissimo l'allenatore in tutto questo, perché ti può portare, mentre prima vedevi l'allenatore che al cambio di campo, ti ricordi, avevano il block notice, block notice e si scrivevano. prendevano, no? E scrivevano le cose a mano. Adesso per un allenatore avere tutta questa documentazione dopo una partita, ma anche andarti a vedere l'avversario, come ha gestito i momenti, dove serve nei momenti importanti, cioè veramente sta diventando maniacale da una parte, però per un allenatore è fondamentale. Quindi su quella parte lì c'è ancora, diciamo, si può ancora andare avanti e sicuramente la tecnologia può aiutare e dal punto di vista anche dell'attrezzo, forse delle corde, io credo che l'innovazione ci può sempre essere, anche se stiamo veramente in un momento dove è tutto quasi perfetto, no? Perché siamo cresciuti tantissimo sotto tantissimi punti di vista, ma ti parlo anche le strutture, per esempio. Noi siamo un paese meraviglioso, però l'idea di poter costruire delle strutture nuove, sportive, che possano essere, come dire, che possano unire diversi sport,
ci sono veramente tanti, tanti spunti per i nostri giovani che secondo me dal punto di vista proprio per aiutare lo sport a crescere potranno fare tantissimo. E tutto lì è l'ingegno un po' che hanno e la visione soprattutto. Ma dici una cosa giusta quando dici i dati aiutano tanto gli allenatori. Certe partite che tu vedi sembra di vedere la PlayStation. Sì. Perché tu vedi che se la palla va qui lo Vanno, schema vanno è quello, se la velocissimi palla va là è un poi, altro sì. schema e le cose sembrano quasi robotizzate. Ecco, per gli atleti importanti, per i coach importanti e per un telecronista, io mi ricordo Rino Tomasi, il circoletto rosso, faceva lo scoring della partita sul suo foglio, no? Lui e Gianni Clerici. Adesso invece viene fuori la statistica, si sa tutto, tanti dritti, tanti rovesci, tanti servizi. Quanto è, non c'è il rischio che si vada fuori giri con tutti questi numeri? Perché poi il pubblico da casa riesce davvero No, a... ma infatti io credo che il telecronista abbia almeno noi cerchiamo di non parlare tantissimo di numeri, naturalmente quando vedi una partita magari il telecronista ti dice i numeri dell'atleta, che cosa ha fatto durante un anno piuttosto che nella stagione precedente, però riconosco che tutti questi numeri, per esempio, io non li guardo tantissimo, ma perché non sono abituata a questo, perché quando giocavo io questi numeri non venivano fuori così facilmente come vengono adesso. L'altro giorno parlavo proprio con Eleonora Cottarello, che è come dire, colei che gestisce tutti gli studi di Sky Sport, e lei ha proprio ormai due persone che quotidianamente li fanno tutti i calcoli di uno, se batte l'altro, che cosa succede. E io ho fatto, Eleonora, ma tu come ti trovi? No, no, ma io me li guardo, ma non lo dico perché mi confondo. Perché ti confondono in alcuni momenti. Naturalmente quello che dici tu, che darei per sentire una telecronaca di Rino Tommasi, no? Sono altri tempi, ma anche lì bisogna innovarsi, senza però perdere, secondo me, quello che era la tradizione, ecco. La personalità, non stravolgere totalmente tutto, perché comunque la tradizione è sempre, secondo me, alla base di tutto, e la personalità soprattutto di un atleta, di un giocatore, di un allenatore, cioè quella è importantissima. Il tempo corre, dobbiamo accelerare, però due parole sulle gare a squadre, sulla Fed Cup, su come si gioca in uno sport come il tennis, dove tu per tutto l'anno giri da solo col tuo team, tutti quelli che hai di fronte sono avversari da battere, poi magari all'improvviso per 15 giorni te li trovi in stanza insieme, nel parterre insieme, ti fare per il E tuo ti diverti piacere e anche. si vede che i ragazzi sono coinvolti. Io lo vedo nelle gare a squadre di livello più basso e lo si vede anche in Coppa Davis, Sinner che va a fare il tipo per la squadra anche se non gioca. Come si vive questa per un atleta che gioca sostanzialmente da solo? Che È ha un momento bellissimo, devo essere sincera, nel senso che, come dicevamo prima, il tennis è uno sport totalmente individuale, quindi sei sempre da solo. È il momento in cui comunque ti unisci a quelli che sono i tuoi avversari, ma sono anche i tuoi amici, le persone che ti stimolano, perché comunque il confronto continuo, no, con l'avversario c'è. Però è un momento dove è bellissimo perché si passa un po' in secondo piano, cioè non sei più soltanto tu il centro di tutto quanto, ma si è un gruppo. E la cosa importante, insomma, quello dove noi credo siamo state molto brave, è il fatto di essere quattro donne, quindi già le donne insieme sono toste, però forti, perché eravamo tutte e quattro molto forti, ma nessuno ha voluto essere, nessuno ha voluto la prima donna. Nessuno ha voluto, come dire, ci siamo messe a disposizione una dell'altra. Nel momento in cui una non riusciva c'era l'altra, nel momento in cui una era in difficoltà l'altra ti veniva a chiamare dalla camera, a tirar fuori per giocare, tornare in campo e lottare accanto a lei. E questo fa sì che comunque si creano anche delle amicizie che poi sono durature nel tempo. Ci sono sempre persone che caratterialmente ti avvicinano di più o di meno, però comunque il trascorso e il vissuto è qualcosa che non potrai mai cancellare. Io devo dire che noi siamo state molto brave in questo, però la cosa che ci ha unito, la persona che ci ha unito, ed è stato secondo me il nostro collante, è stato Capitan Barazzutti, che forse tutti conoscete. Lui è stato per noi veramente il punto
che ci ha tenuto unito, di aggregazione totale, ed è anche stato quello che si è messo un po' in discussione, perché è stato per tanti anni capitano di Coppa Davis e poi è arrivato da noi successivamente, poi è stato capitano di Coppa Davis e capitano di Federation Cup, quindi le faceva tutte. Però naturalmente la maniera in cui tu ti rapporti con un uomo è difficile, cioè è diversa da quella che usi per una donna, dovrebbe essere diversa. Invece lui all'inizio era molto secco, molto duro, quindi ha imparato anche a conoscerci, a saper come tirar fuori il meglio di noi, a darci i nostri tempi, e quindi anche lui, io devo dire, sono molto felice di averlo conosciuto ed ha avuto un coraggio bello, bello tosto, perché non era facile gestire noi, gestire gli uomini, sì, ma poi cioè, doveva gestire le cose. Ricordo, ti faccio un esempio, c'era Sara Errani, che era la più piccolina del gruppo ed era molto sensibile. Allora lui all'inizio parlava con Sara e Sara piangeva e diceva: ma perché piange? Non capiva, no? Che le ho detto? Mi guardava e mi faccio: Penna, ma che le ho detto? Ho detto: capitano, meno, anche meno, perché a volte devi essere, no? Devi trovare quella parola giusta, devi essere un pochino meno diretto, devi coccolarla anche in un certo senso. Ed è stato bravissimo in questo. Infatti io lo rimarco sempre il fatto che senza di lui non saremmo state così forti, secondo me. Ma io credo che le gare a squadre anche per i bambini siano tanto formative, perché ti fanno vivere un'atmosfera che normalmente nel torneo non vivi, quindi secondo me sono didattiche da quel punto di vista. Ma domani c'è Italia-Giappone, no? È domani mattina? Come va quest'anno? Siamo forti, eh? Siamo forti. Singolo, doppio. Ma noi siamo forti in tutto ormai, ragazzi. Ormai cioè, siamo tennis, troppo forti. Il Uber tennis Aldes. Il tennis italiano al maschile e al femminile potremmo raccattare ovunque ormai, veramente, perché siamo veramente forti. Il capitano di Coppa Davis praticamente potrebbe schierare tranquillamente 3 squadre. Nel femminile non ti dico 3 squadre, però iniziamo ad essere molto tante e forti, quindi è un momento bellissimo del tennis italiano in entrambi, sia maschile che femminile, ed è bello il fatto che stiano coincidendo nello stesso momento. Normalmente va sempre meglio una e l'altra un po' peggio. E invece adesso stanno andando tutti insieme e credo che non ci sia mai stato un momento così bello da questo punto di vista. È quasi ora di lasciare il tempo a qualche domanda dal pubblico, io però ho dopo 3 curiosità proprio così. Come ci si sente prima, durante e dopo, soprattutto dopo aver vinto la finale dell'Open? In pace con te stessa, ragazzi. Ci si sente, guarda, me lo chiedono tutti, mi dicono: ma come ti sei sentita subito dopo? Veramente ero proprio sollevata, ce l'ho fatta, ero in una bolla totale, veramente mi sentivo in pace con me stessa, perché ho detto: tutto quello che ho fatto fino ad oggi sta ripagando. Ci stanno spegnendo anche le luci, secondo me ci state cacciando, andiamo. I miei bambini, io ho 3 figli, Federico di 7 anni, Fara di 5 e Flaminia di 3. Federico giochicchia, sono tutti molto coordinati. Allora se io fossi Sinner o fossi la Sabalenka comincerei a preoccuparmi, perché il patrimonio genetico di Pennetta più Fognini, ragazzi, occhio, perché qua tempo 3 anni abbiamo... No, dai, quello che io spingo tanto i miei figli a provare qualsiasi sport, nel senso, l'importante è che facciano sport, ecco quello che dicevamo prima, che diventi un qualcosa che faccia parte della loro routine quotidiana, è come un'educazione, è un'educazione che do, è la scelta anche di poter scegliere, quindi in questo momento sono molto piccoli, provano tutto. Uno gioca a tennis, gioca a calcio, quindi Federico. Vinceranno dal prossimo anno. Le mie bambine fanno danza, ginnastica, sono proprio... Mamma mia, io dico, cioè la terza secondo me sarà quella che mi darà soddisfazione, che tornerà in campo per la gioia del papà, che naturalmente quando gli si chiede: vuoi che un tuo figlio possa giocare a tennis? Lui dice: no, per favore. Io dico: ma come no? È stato così bello. Vai tu nei tornei, mi dice, io non ci vengo. Siamo già in lotta. Grazie a Flavia Pennetta.
Abbiamo due microfoni, un microfono. Se avete qualche domanda veloce, i tempi sono stretti, Sulle mani. Non mordiamo, Dai, fateci qualche domanda. La paura della Che cattedra. paura. Eccolo. Il professor Lupo. Buongiorno. Buongiorno. Avevo una curiosità, nello sport moderno, diciamo, un po' più ad ampio raggio, sta diventando sempre più importante la gestione del tempo tra gli allenamenti, tra gli impegni sportivi, quindi volevo capire se nel tennis, nella tua esperienza, c'è stata un'evoluzione che hai vissuto rispetto alla gestione proprio del tempo tra gli impegni sportivi. Tra gli impegni sportivi e il resto, dici? Sì, Quello ci sono delle magari tecniche marketing. particolari di recupero Sì, ok. tra uno sforzo e l'altro, quindi tra allenamenti e tra competizioni. Bah, guarda, durante l'allenamento fai degli allenamenti che comunque sono molto diversi da quelli che fai quando sei durante un torneo, nel senso, quando sei a casa sicuramente l'allenamento è più pieno, diciamo, no? Hai più tempo, cerchi di mettere dentro un po' di benzina che ti possa poi ritrovare durante il torneo. Durante il torneo la differenza dell'allenamento è totale, perché tu magari ti riscaldi soltanto mezz'ora prima della partita piuttosto che giochi un'oretta ma in scioltezza il giorno prima della partita. Non è molto cambiato questo da oggi, diciamo, a quello che si faceva prima. È cambiato forse di più la parte, come dire, di integrazione, di alimentazione, sono molto più attenti a tutto questo. Il fisioterapista è colui che ha un ruolo molto importante soprattutto durante il torneo, perché è quello che ti aiuta a recuperare di più da una partita importante. Comunque ragazzi, c'è sempre il solito, come dire, il bagno di ghiaccio che durante una partita importantissima, come dire, dopo una partita che sei stato tanto in campo va fatto e continua ad essere comunque utilizzato, quindi diciamo che le tecniche antiche rimangono, poi c'è anche lì l'evoluzione delle persone che ti stanno intorno e quindi di questi aiuti che comunque sono molto più maniacali adesso di quello che lo erano. Hai anche più informazioni fondamentalmente, quindi tutto questo ti aiuta. Lassù, una domanda. Lassù. Ma perché hai deciso di smettere dopo lo US Open? Me lo chiede ancora mio padre. Perché ho deciso di smettere, avevo già deciso qualche settimana prima, sì. Avevo molti dolori fisici, ero sempre molto acciaccata. Ero stanca di viaggiare tantissimo perché questa vita ti porta via a star sempre fuori e non avevo più quella cattiveria che avevo avuto fino a quel momento, e quindi quando non hai più quella fiamma interna sei sempre in una lotta quasi con te stessa, ti accendi e ti spegni. Vabbè, non era prevista la ciliegina, ragazzi, diciamola. Era un sogno, però visto che è arrivata la ciliegina ho detto mangiamola, ecco, sì. Stefania Cazzoli, Università degli Studi di Torino, Scienze Motorie. La domanda è rispetto ai cambiamenti dei modelli, o se non ci sono stati cambiamenti di modelli di selezione del talento, quindi e poi sviluppo del talento per arrivare poi all'altissimo livello. No, non ci sono stati cambiamenti da questo punto di vista, a parte che il talento è qualcosa di innato, io credo, nel senso che ci sono persone più talentuose che hanno più facilità, diciamo, no? Nel colpo o in campo, però il talento va allenato comunque, cioè una persona talentuosa non è detto che riesca a sfruttare il proprio talento nella giusta maniera, quindi senza il lavoro e senza tutto ciò che ti aiuta a sfruttare al massimo quella qualità in più che tu hai, non arrivi secondo me da nessuna parte, ed è la dimostrazione anche un po', come dire, dei grandi campioni. Federer è una persona talentuosissima, una persona che ha una facilità in confronto ad altre obiettiva, però senza un lavoro veramente come dire, maniacale, una dedizione, una costanza, non lo sfrutti e quindi non lo perdi, ed è un peccato. Che è un po' quello che diceva Diego Nargiso, che vedo qua in platea martedì. Ciao.
che il talento non è solo il saper avere la mano, il braccio, la capacità sul campo, ma è l'allenamento Diego era fisico, talentosissimo. la dedizione. Mancino poi, no? sì, sì. È una somma di di cose. elementi. Io ho visto crescere Flavia e l'ho in parte cresciuta, perché quando Flavia nel 2000 l'ho presa come una delle mie giocatrici nel team che avevo fatto con Filippo Volandri, avevo fatto un team tra lei e Filippo Volandri, avevo scelto i due più talentuosi giocatori che pensavo diventassero forti e non mi sono sbagliato né con l'uno né con l'altra. Cioè, voglio dire questa cosa perché si vedeva Flavia sin da quando era ragazza, prima di tutto una famiglia fantastica, perché come sempre, adesso parliamo di Yannick, ma parliamo anche di una ragazza qui che ha vinto, diciamo, tutto grazie a una famiglia incredibile, perché quando arrivi da un'educazione veramente di persone per bene come la famiglia di Flavia e i suoi genitori, poi dopo sei un campione nella vita e lo si vede poi con quello che ha fatto Flavia ovviamente dopo, però in più aveva questo talento strepitoso e poi era anche una bellissima ragazza come adesso una bellissima donna, e quindi è la verità, e non faceva male per venderla a livello anche, come dire, commerciale era importante anche quello, visto che facevo il manager dei giocatori a quel tempo, era molto importante, però soprattutto credevo in lei a livello chiaramente tennistico. Grazie. Quindi grazie, complimenti Diego. Flavia, non te l'ho mai fatto ufficialmente, ma voglio Grazie. dire, te lo faccio oggi. Allora ringraziamo ancora una volta Flavia Pennetta per è stato essere un piacere. stata al Politecnico. Un piccolo omaggino Grazie. a ricordo di questa mattinata. Grazie mille, veramente. È stato un piacere, grazie. E Dell'accoglienza. credo che i nostri fotografi vogliano... Facciamo questo. Facciamo questo. Sì, appoggiamo sto. Grazie mille, grazie per essere venuta. La facciamo accomodare 2 minuti in platea insieme al nostro rettore, poi sappiamo che devi scappare per Sky. Il gioco ci attende. Ancora grazie. Molto bene, quindi è stata veramente un'oretta piacevole di dialogo, di cose interessanti, simpatiche, di approfondimenti retroscena che non conoscevamo. Siamo pronti alla transizione verso la seconda parte di questa mattinata. Come abbiamo detto, la tecnologia è la nostra luce qui al Politecnico, l'applicazione della tecnologia allo sport a maggior ragione. E quindi, se mi consentite, dov'è Dix? Allora, passiamo quindi al primo intervento. Avevamo compreso di una visita importante del collega Chris Dix dell'ATP, ATP Technology, probabilmente è ancora bloccato al palazzetto, vediamo se ce la fa ad arrivare. Nel frattempo proseguiamo con i lavori, passiamo la parola all'ingegnere Aschieri che ci dice qualcosina su... È arrivato? Eccolo. Hi, so I need to switch to English for a minute. Thanks for coming. Please come to the podium. Chris Dix is Chief Technology Officer at ATP. So since we're talking about technology here, who better than you? Nice to meet you, nice to see you. So here, if you have a few things to tell us, all here. Yeah, or as well. Good morning, everybody. Nice to be here. I've been given 5 minutes, so I should be brief. 8 minutes, fantastic.
So as I was walking through the airport, I saw this exhibition, and I got in touch with the university. And I just wanted to help enforce the importance of technology in tennis. Now, at the ATP Tour, we have a huge amount of technology that underpins our tournaments, our players, and our fans. So if we think about our players, and some of this was spoken about in the previous talk, we have a huge amount of analytics and data points about our players, their performance. So we offer all that information back to our players to help them improve their performance. All of the players that we've got at the ATP Finals today who have individual locker rooms, they have dedicated tablets so they can look at their competitors' performance, so they can start to fine-tune their matches themselves for their future matches. We also build our own scoring technology. So without that scoring technology, tennis doesn't happen. So the importance of enabling tennis by using technology is really important. It also allows us to create other revenue streams, such as betting. Betting is huge in tennis. So we get to reinvest those revenues back into players, tournaments, to support other things. So things like next year, you'll notice that line judges are being replaced with technology. It's never comfortable talking about technology replacing people, but the accuracy now that we've got around player tracking and ball tracking helps us be far more accurate. If anyone's been to the arena to watch the ATP Finals, you'll see there are no line judges. It's all technology. So, but that's really just the beginning. So on our player side, we're doing more and more around performance, using all the data points we have around ball tracking, player tracking, using computer vision. So, some of the work maybe you're doing here is really important, and innovation is only really just beginning in tennis. So, more so on the player side, where we're introducing more around performance management through our Tennis IQ product. But also, we need to start thinking about how do we engage with fans even more. There's over 1.1 billion tennis fans globally. Just over 215 million of those fans follow the ATP. The ATP, we only really know about 500,000 of those fans. So we're also looking at different ways to engage with fans through things like personalization, to make sure that we're giving you the information that you need to help to educate fans. Because you have avid fans and you have casual fans. So it's looking to make sure that we can give you the right content and make it more of a much more of a personal experience. So, we've got a lot to do. Innovation in companies can feel like a luxury, and lots of companies don't invest in it. We want to invest in it in big time. So, working with academia is really important for me, and working with partners. And, we're going to be back next year. So, innovation is really key. So if there are things that we can do together, that's really important. And every idea is a good idea. So if it's advances around ball tracking, or advances about how do we get the right information out to our fans, it's really important. So I just wanted to drop in just to enforce the importance of tennis and technology, because these days, tennis doesn't happen without technology. So the more we can do, and the more we can be more engaging, and the more we can leverage all the various data points that we have through every single tennis match, is really important. And if you start to compare tennis with the likes of F1, they are picking up hundreds of thousands of data points every single match, every single day through their various tournaments and races. We are starting to catch up. There's a lot more for us to do, but I think it's fair to say we're not going to do this on our own. So working with engineering schools around the world is a really important thing for me. So the more that we can do together, and the more that we can help and invest our time into engineering schools like yourselves, is really important for us. So that was my aim, to drop in, to help reinforce the importance of tennis and technology, and just say, keep doing what you're doing. And that was it. So thank you for your time. So thanks for coming.
If you're looking for a partnership in technology with an engineering school, here we are. Yeah, it's We have been fantastic. experiencing with the ATP finals. We have a team of players who are all engineers. They are good players. We have a team. And we are, if you stay another couple of minutes, you'll see an initiative. We're doing a project in which we are creating a site where we do experimentation of technology in tennis. So our colleague, one of our players, will present that in a couple of minutes. I will drop you my business card. If you want to talk more and you want to have partnership, we are ready. Fantastic. No, I appreciate that. And anyone who saw Yannick's match last night, it was excellent. But I'm going to be here for a little bit longer before I head off and watch Carlos play, because it's getting a bit interesting in terms of the scores. Of course. So, but thanks very much. Thank you very much. Thanks. E allora chiamiamo Davide Ascheri. Davide Ascheri ci racconta brevemente questo laboratorio. The presentation is in Italian, but there is translation and the slides are in English, so you can probably catch what we're talking about. Vai, Davide. Ma se vuoi farlo in inglese, do it in English. We are starting at the Politecnico di Torino that regards tennis and students who play tennis. It is divided in two sections. One, it's about the university tennis team, so the teams that have been created with students from Politecnico di Torino and Università di Torino. And the second part regards the Tech for Tennis Lab, which is an innovative laboratory that we are launching here in the Politecnico, and we are gonna into this soon. So where do we start from? In Europe, but especially in Italy, the tennis, or the relationship between sports and university, it's not always easy. Usually students are required to study a lot and do high-performance sports. It's not always well seen, or it's not always easy. While we have other examples in other countries, like in USA, where colleges sponsor sport and high-performance sport in order to obtain a good feedback, both for the national teams. So we have players that are in colleges that arrive to play Olympics games and so represent the nation. But more important, I think that this dual career allows students and athletes to earn capabilities and competencies that they can then spend in their working activities after the end of their player activity. So we believe that we can involve and renew the Italian relationship between university and sport, and as we've seen, Politecnico and other universities are already doing a lot in this sense, like the dual career project. So in the Politecnico allows our best athletes that decide to study in Politecnico to have some earnings, so an amount of money that they can use for their sport activity, but more important, a bit of liability in order while they have to do the exam. So often it happens that some important competition are in the exam period of the exam session. And with this project, these students are able to move the exams in order to have the possibility to do both the activities. So in this sense, we seen a big opportunity in order to improve this aspect in our university, and with two main professors, which are Enrico and Alberto Macci, we've decided to start with the university tennis team, which is a pilot project that
have the aim to try to renew this relationship between students, university, and other entities that are involved into sport. So in order to create this new project, we need some main ingredients. So first of all, we need some. We were looking for some players, but since we have a huge university in Politecnico, both Politecnico di Torino and Università di Torino, we have more than 100,000 of students. So we found good players. Then we need some infrastructure, so tennis courts, and with the collaboration with CUS Torino, which is the Centro Universitario Sportivo, we have the opportunity to go to their tennis infrastructure. So we have 4 sites in Torino and the hinterland of Torino, with more than 15 courts in all the surfaces, so clay and grass. Then another important aspect to close the team was the presence of a coach, and we found Vincenzo Santoleri, which is Tecnico Nazionale, so it's the highest level of recognition for the Italian Tennis Federation. But this was not enough, since when teams move for competition, the players have to train. We need some sponsor that allows us to do these activities, and we want to thank IREN, Lynx, and URMA for this help. So we started more or less 4 years ago, and in these 4 years, we obtained really good results. With the Italian Tennis Federation, we started from the beginning, so from the lowest category, but every year our male and female teams had promotions, and now we have B1 and C. So we have 2 teams. The male team is in Serie B1, while the female team is in Serie C. This is not enough, because with Politecnico and CUS Torino, we also have to represent our universities. In particular, we went to the Campionati Nazionali Universitari, and in 3 years, we won a lot of medals, as you can see here, 4 golds, 2 silvers, and 8 bronze. And this is a great result for the University of Turin movement, since it was never obtained in the past. This is not the end, because this year, as Politecnico, we also participated to the European Championships, and we got really good results with the female team that arrived 3rd and the male team that arrived 5th. So as we heard today from Flavia Pennetta and the ATP CEO for technology, in all sports, but also in tennis, technology is becoming always more and more important. There are a lot of new technologies. Here I just recap some of them. So we have video analysis, the OCAI, and a lot about the sports activity, but we have more and more about how to manage this sports activity. So since we are a university, a technological university, our aim is also to study and develop and go in the direction of these new technologies. For this reason, we decided to create a new laboratory here in Politecnico, which is the Tech for Tennis Lab, whose purpose is to go in the direction of develop new technologies with companies that are on our same idea. So essentially, we don't want to buy or be just an owner of the technology, but we want to move in the direction of improve it. Our main purpose, I think, our main good aspect is that we have a lot of infrastructures with the help of CUS Torino. In particular, for tennis, we have 4 sites as cited, but a new structure here in Corso Sicilia with 2 really new courts, indoor courts.
that we can now instrument with all the sensors that we are creating. So the other good aspect is that we are a university, so since we are a university, we have really good professors, a lot of students and PhDs that want to develop these technologies, and this is a really good aspect. But more important, I think, is that we are looking, we have also already some partnership with some companies, mainly Italian companies, but we are looking also to expand our horizon. And this is a really good aspect for us because we want to with them technologies. So this is more or less what we have obtained till now. So we have a partnership with some of companies that you can see on the slides. And we are now developing a hardware and software platform for acquire and manage data directly from the tennis court and from the athlete. So essentially, we are instrumenting the courts with some sensor all around the area, so cameras, temperature sensors, laser that record the speed of the ball, but also sensor on the athlete, so about its heartbeat and so on, about its waves from the brain. And our purpose is to collect all this data in a platform and then analyze these data in order to extract some patterns that are really helpful for athletes and especially for coaches in order to simplify the management of this huge amount of data that it's not always easy to be analyzed. So this is more or less what we've done till now, but we are also looking for improvements in the next future. We know now, since now we mainly spoke about ICT technologies, but we know that there are more technologies, for example, about materials. We will see some professor from Politecnico di Torino that will introduce some new technologies about materials. We will know a lot about, there's a huge field about robotics, so instruments and machines that can help coaches and athletes during their training session, but more and more about, for instance, psychology, and we heard a lot about with our talk with Pennetta. This is not the end, because we have also an eye on the people that have some fragilities. With CUS Torino, we have the opportunity to collaborate with a really important team with high-performance players, and we think that we can do a lot also in this direction. So in the next future, we want to become a really important point for the use of technologies, and we think to expand our ideas not only to tennis, but also to other sports. And with CUS, this won't be a problem because we have a lot of infrastructure that we can taste. So thank you for the attention. Grazie, David. Thank you. So, Chris, if you have questions or if you see, we want to be in the game. We want to be part of this game, technology and sport, here we are. Torniamo all'italiano e proseguiamo con i lavori della sessione. Abbiamo ora 3 interventi sulle tecnologie applicate al tennis e a quanto gira intorno. Il primo speaker è il professor Pierpaolo Riviera del Dipartimento DIATI, che ci parlerà di come si possono in qualche modo recuperare i materiali utilizzati per le corde da tennis in altri contesti, in particolare per gli asfalti, i cementi, cose di questo tipo. Prego. Grazie mille. Buongiorno a tutti e grazie al professor Maci per l'introduzione. Allora, non vi nego che è un po' emozionante parlare dopo Chris Dix e Flavia Pennetta e cercare di rendere cose un pochettino meno interessanti sul gioco
allo stesso modo, ecco, piacevoli come ascolto. Quello di cui vi vorrei parlare oggi è di un progetto che stiamo portando avanti al Politecnico di Torino, non tanto legato al gioco in sé, quanto ai materiali che sono a corredo del gioco. In particolare la possibilità di utilizzare le corde da tennis una volta che sono dismesse. Allora, da dove nasce l'esigenza di questo progetto? L'esigenza nasce da un problema ambientale. Io appartengo a un dipartimento, il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, che della battaglia al cambiamento climatico, alle problematiche ambientali ne ha fatto una missione. E l'inquinamento da rifiuti plastici è oggigiorno una delle problematiche sicuramente più pressanti che la comunità internazionale deve affrontare. Noi, considerate, ogni anno produciamo circa 400 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, rifiuti che nella maggior parte dei casi finiscono nelle discariche, in alcuni casi a cielo aperto, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, vengono più o meno inconsapevolmente rilasciate nell'ambiente, soprattutto nelle acque oceaniche, in alcuni casi vengono incenerite, ma questo significa immettere nell'atmosfera milioni di tonnellate di gas serra che drammaticamente comunque contribuiscono al cambiamento climatico, e quello che è successo a Valencia 2 settimane fa ne è una drammatica conseguenza. E soltanto una piccola parte, in base ai dati che abbiamo, solo il 10% entra all'interno dell'economia circolare, quindi nella possibilità di riciclo. Perché proprio le corde? Perché le corde sono materiali plastici. Allora, ieri sentivo, prima dell'incontro di Yannick Sinner, Meloccaro, che parlava e raccontava come ormai l'80% delle corde appartenga alla categoria dei copoliesteri. Corde che sono però materiali altamente ingegnerizzati. Cioè noi parliamo di materiali che hanno ore e ore di sviluppo prima di essere messi sul mercato, sviluppo inerente alle dimensioni, alla tipologia di sezione, al rivestimento superficiale che hanno per durare di più, per avere diciamo, prestazioni migliori. Corde che però, come tutti i tennisti sanno, devono essere più o meno frequentemente cambiate. Si cambiano perché si rompono durante il gioco, si cambiano perché gli impatti continui che hanno con la pallina ne alterano la tensione, e questo ha un'incidenza sulle prestazioni, ma anche un'incidenza negativa sul trasferimento delle vibrazioni alle zone articolari della spalla piuttosto che del gomito. Vengono cambiate anche perché ci sono giocatori, quelli diversamente bravi, categoria alla quale ahimè io purtroppo appartengo, che imputano alle corde le loro pessime prestazioni e sostanzialmente ricercano una soluzione magica, ecco, per migliorare le prestazioni. Allora abbiamo cercato di capire quante sono le corde che si buttano. Allora dico buttare perché in alcuni paesi, anche in alcune municipalità in Italia, le corde dismesse non sono rifiuti plastici, sono rifiuti indifferenziati e quindi non rientrano nella filiera dell'economia circolare. Allora, l'ITF in un documento programmatico sostiene che adesso ci siano circa 90 milioni di tennisti, numero che dovrebbe arrivare nel 2030 a circa 120 milioni. Quindi se supponiamo che ognuno di essi mediamente cambi le corde con cadenza mensile, è vero, è un valore medio, cioè ci sono giocatori per cui il cambio delle corde è molto più dilatato nel tempo, ma la maggior parte dei tennisti agonisti che sono anche qua presenti molto più frequentemente, tra l'altro posseggono anche molto più di una racchetta. E se voi pensate che ogni corda ha un'estensione di 12 metri, significa che noi ogni anno mediamente buttiamo qualcosa come 13 milioni di chilometri di corde. Allora, 13 milioni di chilometri sono 35 volte la distanza che ci separa dalla Luna, o se preferite sono poco più di 300 volte la circonferenza dell'equatore. Allora ci siamo detti, perché non provare a riutilizzare questo materiale altamente sviluppato una volta che ha terminato le sue potenzialità sul campo da tennis. Abbiamo pensato di riutilizzarlo all'interno dei materiali da costruzione, in particolare come fibre di rinforzo nei conglomerati bituminosi per pavimentazioni stradali, quello che chiamiamo comunemente asfalto. Quindi abbiamo recuperato alcune corde dismesse, categoria monofilamento, le abbiamo suddivise in fibre da 10 mm, le abbiamo miscelate con aggregati lapidei e bitume per fare conglomerato bituminoso, che è stato poi sottoposto e continua a essere sottoposto, sono indagini che stanno andando avanti, a tante prove. Diciamo, le principali di cui abbiamo già i risultati sono quelle legate alla resistenza, alla fessurazione per fatica e all'accumulo di deformazioni permanenti e propagazione della fessura. Adesso
senza entrare nei dettagli tecnici che sono presenti nella slide, anche perché sarebbero noiosi dopo i tocchi che abbiamo già avuto oggi. Si tratta sostanzialmente di quella proprietà che il materiale ha e che evita la formazione di quelle fessure a ragnatela superficiali che vedete nella slide e che sostanzialmente però vediamo anche molte volte sulle nostre strade. Allora, quello che abbiamo osservato è che effettivamente l'inclusione di queste fibre derivanti dalle corde riciclate ha portato ad un aumento della proprietà del materiale. Sostanzialmente il materiale con l'addizione di queste fibre resiste a un maggior numero di cicli di sollecitazione. Per noi i cicli di sollecitazione nell'ambito stradale sono il numero dei veicoli e quindi è come se noi dilatassimo sostanzialmente la durata della pavimentazione. Questo avviene perché, come potete vedere nelle immagini, le fibre si distribuiscono uniformemente nella matrice bituminosa, creano un reticolo resistente all'accumulo delle deformazioni, alla formazione della fessura, che comunque inevitabilmente per trazione si andrà a formare, però fungono poi da punto di sutura, come se fossero delle cuciture delle fessure che si sono formate e ne rallentano, diciamo, la propagazione, migliorandone le caratteristiche. Se noi fossimo in grado di recuperare tutte le corde dismesse, non saremmo quindi solo in grado di migliorare le pavimentazioni, le caratteristiche delle pavimentazioni ovviamente stradali, però riusciremo anche a evitare di mettere nell'ambiente tutte quelle che sono le emissioni legate al loro smaltimento, e parliamo di qualcosa come 45.000 tonnellate di anidride carbonica, che di per sé non è un numero estremamente esteso rispetto alla totalità delle emissioni. Però dice Paulo Coelho, uno scrittore che a me piace molto, che i grandi cambiamenti partono sempre dalle piccole cose e quindi vale la pena provarci, almeno cerchiamo di dare, diciamo, un aiuto a salvare questo mondo. Ma prima di salutarvi devo fare alcuni ringraziamenti, perché questo non è, diciamo, un lavoro, è un progetto che sto portando avanti da solo, quindi devo ringraziare chi mi sta accompagnando in questo progetto del Politecnico, quindi i tesisti, i dottorandi e i professori, i colleghi che mi stanno aiutando, con cui stiamo collaborando, il mio circolo tescaro di appartenenza, perché è il primo che mi ha fornito le corde e che non mi ha ritenuto un folle, ecco, per l'idea, l'impresa Brillada, che si è offerta di realizzare una vera pavimentazione, quando abbiamo le condizioni, ovviamente la possibilità dello spazio, di realizzare una pavimentazione reale con questo materiale, e chi mi ha sostanzialmente fornito e si è reso disponibile a fornirmi le corde per tutte queste prove, che è Andrea Caundussu di Hyperstrings. Spero di essere stato nei tempi e vi ringrazio tanto per l'attenzione. Se ti servono delle corde usate, noi possiamo essere un fornitore, la squadra di tennis è un fornitore non trascurabile, credo che noi incordiamo tipo 20 racchette alla settimana. Perfetto, quindi le prendo molto invece volentieri. di buttarle le raccogliamo. Molto volentieri, grazie mille. Grazie. E passiamo al prossimo intervento, la collega, la professoressa Ada Ferri. Lei è professoressa del Dipartimento di Scienze Materiali. La conosco da tanto tempo, lei si occupa di materiali intelligenti, tessuti intelligenti. Era responsabile di un laboratorio a Biella dove si fa tanto tessile e quindi oggi ci parla delle applicazioni delle tecnologie all'interno dei tessuti e in particolare nel contesto dello sport. Hai trovato? Perfetto. A te. Grazie Enrico, grazie al professor Sapora per l'invito. Sì, io vi parlerò oggi di come i nuovi materiali hanno cambiato e stanno cambiando il tennis. Allora, cominciamo con un concetto che nel gergo viene definito the racket power, il potere della racchetta. Si è già detto oggi quanto le racchette sono diventate performanti e oggi vorrei spiegarvi perché sono diventate così performanti. Intanto sappiamo che nel tennis moderno il primo servizio è diventato importantissimo, quindi se sei molto bravo nel primo servizio è molto probabile che tu vinca la partita. E si discute di essere arrivati ormai a quel scenario che viene definito penalty shootout, cioè lo scenario in cui su certi terreni molto veloci la velocità della palla è tale da superare il tempo di reazione del tennista, dell'avversario.
In questa slide vedete intanto le velocità del primo e secondo servizio per le donne, e vediamo che superano, questi sono i valori medi tra l'altro, i valori medi, non i valori massimi, del primo e del secondo servizio per le donne, e qui le vediamo anche per gli uomini. I valori massimi sono più elevati e quindi qua vediamo i valori massimi di velocità del servizio per le donne che superano i 210 km/h e per gli uomini che superano i 250 km/h. Quindi effettivamente siamo a delle prestazioni veramente incredibili. Oggi si è parlato tanto di quanto il dato sia importante, di quanto il dato debba essere reso disponibile. Ci sono su GitHub dei colleghi generosi che mettono a disposizione un sacco di dati. È vero che il primo servizio è molto importante, però si è osservato che il primo servizio è più veloce negli ottavi, nei quarti di finale rispetto alla finale. Questo è anche comprensibile. Allora, mentre leggevo l'autobiografia di Andrea Agassi, io mi sono imbattuta in questa frase: l'avvento delle corde copoli che creano questo topspin insidioso ha trasformato i giocatori medi in campioni e i campioni in leggende. Tra l'altro l'autobiografia di Andrea Agassi è un libro molto piacevole, scritto molto bene da un ghostwriter che ha vinto un premio Pulitzer, e inizia il suo libro dicendo: Andrea Agassi, io odio il tennis. Lui è figlio di un padre che era un grande appassionato di tennis e che aveva provato con i suoi 4 figli a farli diventare giocatori importanti, campioni. Ci è riuscito col più piccolo, Andrea Agassi, a suon di allenamenti durissimi. E quindi mi è venuto, intanto vediamo che cos'è questo topspin, perché se ne parla tanto, come dice Andrea Agassi, questo topspin ha cambiato veramente, l'aumento del topspin ha cambiato anche il gioco. Allora, il topspin è la rotazione della pallina su se stessa, e se la pallina ruota su se stessa riesce a fare una parabola molto arcuata, mentre se ruota meno su se stessa la parabola è più lineare. È per questo che oggi i tennisti possono tirare molto forte tenendo la palla in campo, perché degli studi hanno dimostrato che aggiungendo 100 rotazioni al minuto di topspin sulla pallina si può ridurre, diciamo, la parabola dai 15 ai 30 centimetri, che fa tutta la differenza tra tenere la palla dentro o mandarla fuori. Allora, siccome io, come diceva Enrico nella presentazione, mi occupo di materiali alte prestazioni, questo copoli mi risuonava in testa, e in effetti i copoliesteri che vengono utilizzati per le corde devono essere dei parenti dei copoliesteri, che sono fibre che vengono utilizzate nell'industria aerospaziale. Quell'immagine che vedete qua è il sistema degli airbag del primo robottino che abbiamo mandato su Marte nel 1996, il Pathfinder. E perché alla NASA, dove hanno progettato questo sistema di airbag, hanno pensato di utilizzare un materiale, un copoliestere? Hanno pensato di utilizzare un copoliestere perché è un materiale estremamente leggero e resistente. Questo è uno dei requisiti sempre nell'aerospazio. Ha la stessa resistenza dell'acciaio con 1/5 del suo peso. E poi non ha creep. Che cos'è creep? Il creep vuol dire che non si smolla. Se lo tengo in tensione non smolla, e questo ovviamente è importantissimo per le racchette da tennis. È una grandissima rigidità che è responsabile dell'aumento del topspin. Però ovviamente le corde non ci dicono tutta la storia, dobbiamo anche, per comprendere questo racket power, andare a investigare quello che è il telaio della racchetta. Allora, c'è un articolo molto ampio che è stato fatto all'Università di Manchester, ma probabilmente da un ricercatore italiano, se leggete sotto il nome, dove sono state analizzate più di 500 racchette da tennis dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
E allora si è osservato, vedete in questo grafico, sono i materiali della racchetta. I materiali della racchetta, come avete visto sotto, se avete avuto anche la possibilità di osservare, di visitare l'exhibition, erano inizialmente il legno, e poi intorno agli anni 50, agli anni 60 c'è stato un periodo in cui sono stati utilizzati i metalli, in particolare l'alluminio, questo perché permetteva rispetto al legno di fare sezioni cave e quindi di alleggerire il peso della racchetta, però questo dominio dei materiali metallici è durato poco, perché poi a partire dagli anni 70, anni 80 hanno preso il sopravvento i materiali compositi che sono essenzialmente plastiche rinforzate da fibre che sono fibre di carbonio o fibre di vetro. Anche qui vi faccio l'analogia con il settore aerospaziale, vi ho messo come è distribuito il peso di un Boeing 787. Oltre il 50% del peso del Boeing 787 è di plastica rinforzata con fibre. Il 787 non potrebbe volare se avesse tutta la sua struttura fatta in alluminio, sarebbe troppo pesante per i motori che ha. Quindi si passa ai compositi, e questo è un trend che si è visto in tante attrezzature sportive. L'asta del salto con l'asta, il record olimpico in salto con l'asta è aumentato molto quando si è passate all'asta in fibre di vetro e fibre di carbonio. È vero che erano anche gli anni di Bubka, quindi probabilmente non era solo il materiale. Ma anche nelle mazze da golf, le mazze da baseball, si è passati dal legno, poi all'alluminio e poi ora ai compositi rinforzati in carbonio. Allora, vediamo di capire questo Racket Power analizzando queste oltre 500 racchette, insomma, come ha fatto questo collega all'Università di Manchester. Intanto si vede l'effetto dell'uso dei compositi sul peso. Il peso della racchetta, quando si è passati al composito, è diminuito enormemente, e questo ha permesso di aumentare la dimensione del piatto corda, mantenendo il centro di massa comunque non troppo spostato verso l'estremità della racchetta. Infatti qua vediamo massa, in blu i compositi, in giallo-arancione il legno, e vediamo sulla destra la dimensione del piatto corda, come è potuta aumentare. Ne parlava anche prima Flavia Pennetta. Questo che cosa ha avuto come conseguenza? Ha avuto come conseguenza che, diminuendo la massa, è diminuito l'inerzia di questa racchetta. La racchetta è diventata molto più reattiva, quindi quello che vediamo qua è negli anni come è diminuita l'inerzia della racchetta grazie all'utilizzo di questi nuovi materiali. Oltre a questi aspetti legati diciamo, alle proprietà statiche, vediamo anche qualcosa sulle proprietà dinamiche, che sono molto importanti per questo Racket Power. E qui vedete la frequenza naturale di vibrazione delle racchette, e in cui vediamo che finché c'è stato il legno la frequenza naturale di vibrazione è 80-120 Hz, ma solo con i compositi si sono potute raggiungere frequenze di vibrazione molto più alte. Frequenza di vibrazione, per fare questo test praticamente si fissa la base della racchetta, si sposta, si tende la racchetta e poi si guarda come la racchetta, una volta liberata, vibra e smorza queste vibrazioni. Allora vediamo com'è aumentata questa frequenza, e questo è dovuto all'irrigidimento del telaio della racchetta. È diventato più rigido il telaio della racchetta. E come si fa a fare un telaio più rigido? Va bene, abbiamo detto che usiamo questi materiali, fibra di carbonio, che è già di per sé rigida, ma il modo più efficace per aumentare la rigidità della racchetta, o comunque di un altro pezzo in composito, è di aumentarne lo spessore. Aumentare lo spessore, cioè aumentare lo spessore della racchetta rispetto alla sua sezione laterale.
Questo è possibile farlo perché con questi nuovi materiali compositi possiamo aumentare lo spessore senza aumentare sensibilmente il peso. Se aumentassimo lo spessore in una racchetta di legno, capite che il peso aumenterebbe enormemente perché la sezione del legno è piena. Quindi aumenta lo spessore, aumenta la rigidità della racchetta. Quindi io con questo spero di avervi dato un'introduzione di questo racket power, però in realtà il tennis è human power, insomma abbiamo capito l'importanza anche del mental coach, e mi piace tantissimo questa frase di Venus Williams che dice che il tennis è soprattutto mentale, vinci o perdi ancora prima di scendere in campo, qualsiasi racchetta tu voglia utilizzare. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci. Grazie mille. Grazie Ada. Prego. Poi avremo tempo per qualche domanda se ci saranno a fine. L'ultimo relatore della mattina, Donato Campagnoli. Lui è intanto un tennista, un maestro di tennis, un tecnico, un formatore, un istruttore della scuola nazionale, come si chiama? Istituto Superiore di Formazione. Lombardi, Superiore di Formazione. Quindi della Federazione Tennis, ed è anche un imprenditore con competenze nell'ambito dell'information technology, e quindi oggi ci racconterà qualche cosa sui sistemi di videoanalisi e quindi di studio della movimentazione della pallina e degli atleti all'interno del campo da tennis. Sono alla ricerca della mia presentazione. La tua presentazione adesso arriverà da sola. Aspetta che dobbiamo farlo qua. Dovremmo farlo qui. Uccidendo qua e aprendo questo qua. Fantastico. E poi facendo così dovrebbe andare. Sì. Posso avere il gelato? Prego. Allora spegniamo questo. Ok, buongiorno a tutti, sono Donato Campagnoli e ho l'ingrato compito di essere l'ultimo della mattinata. Mi auguro di essere all'altezza di questo mio gratissimo compito invece. Allora, oggi vi parlerò di SLAM, che è il mio progetto. Significa che è il progetto che la mia società, che si chiama Mastech, sta portando avanti da un po' di tempo a questa parte. E l'obiettivo di SLAM, come forse non vedete qui, è quello di creare un ecosistema hardware-software capace di produrre delle esperienze emozionali ai propri target. Chi sono? Grazie comunque professor Maci per la splendida introduction. Fondamentalmente sono un allenatore frustrato che veda da alcuni anni a questa parte come la tecnologia applicata agli sport di racchetta e soprattutto quello sport di mia expertise, che è quella teorica expertise, che è quello del tennis, come la tecnologia incontri qualche difficoltà a essere capita, a essere compresa, ma soprattutto a fornire delle soluzioni che siano plausibili e emozionali ai propri target. E quindi questa esperienza di imprenditore è un po' up and down, alternare dei momenti di assoluto entusiasmo a momenti in cui c'è una totale frustrazione. Il motivo per cui ho questa racchetta è perché a me piace pensare di essere un uomo di campo. Io vengo dal campo e quindi non devo mai pensare, mai dimenticare da dove vengo e cercare di trasferire quelli che sono gli obiettivi di un giocatore, di un allenatore, di un circolo tennis, di un governing body, cioè un ente governativo del tennis, e pensare che la tecnologia possa fare qualcosa per questi stakeholder. Di cosa parliamo nei prossimi minuti? E mi arrogo il diritto di avere anche qualche secondo in più, se non dispiace al professore, che vorrei ringraziare per avermi intanto ascoltato e coinvolto. E ringrazio anche Federica, perché senza Federica, che ha incontrato a un corso di formazione della Federazione Italiana Tennis e Padel, tutto questo non sarebbe stato possibile. Come ringrazio tutto il team attorno al Politecnico di Torino per questo invito. Parleremo in velocità di una premessa
e cioè questa presentazione non si vuole esaustiva, ma semplicemente un qualcosa di superficiale a mo' di introduction della tecnologia. Parleremo di un problema che riguarda il mondo del tennis e la tennis industry a livello mondiale. Poi guarderemo anche i trend, cioè le tendenze che si verificano nell'uso e nello sviluppo di tecnologie per gli sport di racchette. Guarderemo la soluzione di Slam e come Slam evolverà nel prossimo periodo. Dopodiché, se ci sono delle domande, sono ben felice, come si dice in inglese, di rispondere. Allora, una premessa, io non sono ingegnere e questo è un limite per quanto mi riguarda nella strutturazione del mio cervello. Io sono un linguista, cioè fondamentalmente applico delle strutture al gioco, cioè all'osservazione del tennis, che vengono dalle strutture, diciamo, dall'osservazione della comunicazione umana. Questo è il problema, ovvero, come dice una canzone molto famosa di un gruppo che si chiama Doors, che era un gruppo che forse ai più giovani non dirà più di tanto, ma era molto in voga negli anni 60, negli anni 70, questa è la fine per milioni di persone a livello mondiale. Una volta che c'è la stretta di mano di una partita di tennis, che sia una partita friendly, cioè giochiamo la partitina tra amici, tra colleghi, tra bancari, o che sia un match anche di un torneo nazionale o internazionale, ebbene, una volta che c'è la stretta di mano, dopo è finito tutto. Se ne può parlare con uno spritz, se volete, con un aperitivo, se ne può parlare al bar dopo la doccetta, ma non c'è un seguito, non c'è un follow-up che sia plausibile, cioè alla fine, una volta che c'è la stretta di mano, e questo, ripeto, riguarda milioni di persone, non c'è una discussione e la tecnologia purtroppo è mancante, è fallace, non ci aiuta a continuare il discorso su quello che è la partita di tennis, che non è solo fornire dei dati. Okay, dobbiamo essere molto attenti su questo processo logico. Fornire dei dati non fa altro che aumentare il gap tra i giocatori, cioè tra gli umani, e la comprensione delle strutture del gioco, che è la cosa più importante. Cioè i messaggi che questa partita di tennis potrebbero essere veicolati al fine che la stessa partita di tennis possa essere compresa nelle sue profondità, nei suoi insights, nei suoi in-depth. E questa è una profonda ingiustizia, perché riguarda, ripeto, milioni di persone a fronte di una minoranza di persone, cioè i giocatori professionisti, le varie Flavie, i vari Lorenzo, i vari Diego, forse non al suo tempo, e io sono uno del suo tempo, insomma. Questa ingiustizia riguarda 90 milioni di persone a livello mondiale che diventeranno 130 milioni entro il 2030, queste sono fonti dell'ITF, International Tennis Federation, e 1,1 miliardi di persone che sono appassionati di questo sport. La tecnologia e i trend, io vedo dappertutto pose estimation, vedo, riusciamo a catturare i joints, i dati posizionali 3D, 2D dei giocatori, ma queste informazioni vengono utilizzate soprattutto per dare, se volete, dei feedback a livello tecnico o a livello biomeccanico, che è pura descrizione di quanto avviene. E poi ci sono, vi ho riportato un paio di screenshot qui sulla parte destra della slide, ci sono broadcast che ci illustrano su come il gioco a livello di direzioni, a livello di traiettoria, alla fine sono delle mappe di calore che sono importantissime, perché il mio obiettivo non è quello di sminuire altre tecnologie, anzi al contrario farvi capire come si sta evolvendo la tecnologia, cioè ci dà alcune risposte ma non ci porta alla comprensione del problema in sé. Allora Slam cosa propone? Fondamentalmente tre cose. Primo, noi siamo un sistema di acquisizione monocamera, cioè sfrutta una testa sola, in poche parole una sola telecamera, e questo progetto si vuole low cost, deve costare poco, deve essere user friendly, cioè deve mettere in condizione le persone e i circoli di poterlo utilizzare, deve essere accessibile, cioè comprensibile e utilizzabile da tutti, e soprattutto facile da installare.
perché altrimenti andiamo contro quella che è la user journey map di chi utilizza la tecnologia quotidianamente. Ok, che cosa succede? Mettiamo la telecamera, registriamo, mandiamo le immagini in live streaming e contemporaneamente scatta la processazione attraverso computer vision e attraverso dei processi di intelligenza artificiale. Siccome a livello commerciale, in ogni caso, vendersi da soli con questo sistema stand-alone è molto difficile, siamo integrati dentro a una piattaforma di online booking e noi siamo integrati con una piattaforma italiana che ha 1800 circoli in Italia che corrispondono a circa 2 milioni di utenti profilati. Poi abbiamo anche la terza colonna, che è quella della web platform. Siamo una piattaforma web con l'obiettivo, semi-automatizzata in questo momento, con l'obiettivo di dare degli insight intelligenti a mo' di reporting system, sistema di reporting, che possa far capire l'utente come ha giocato e secondo quali schemi efficaci e ricorrenti ha portato a termine la propria partita. Ok, questo è un mock-up che illustra il sistema di acquisizione, molto semplice, e cioè abbiamo una telecamera posta dietro per dare una visione simil broadcast, molto vicina a quella televisiva, perché l'animale tennista, l'allenatore, che è un altro tipo di bestia tennista, deve avere la visione broadcast, gli piace sentirsi come in televisione. E poi abbiamo un'unità di processing a livello locale che processa le immagini, le decodifica e le manda sul cloud, dove c'è un ulteriore layer di tecnologia che processa ulteriormente i dati in modo tale da renderli fruibili poi agli umani sulla Terra. Questa è una schermata che si riferisce al sistema con il quale noi siamo integrati. Il socio con 3 click attiva una serie di servizi tecnologici, non viene disturbato durante la sua performance tennistica, ritorna al proprio account e si trova una serie di informazioni. Durante la partita viene ritrasmesso in live streaming perché l'obiettivo è quello di trasformare qualsiasi evento recreational, cioè amatoriale, in qualcosa di televisivo. Bene, qui è lo stato dell'arte. Ora, come si evolverà SLAM in un periodo, in un lasso di tempo, in un prossimo futuro? E parliamo delle prossime settimane. Noi abbiamo fondamentalmente 4 direzioni, che sono il mass market, cioè assicurare, diciamo, delle esperienze emozionali al pubblico di massa, quello integrato con la piattaforma, sempre migliori, ma andiamo verso soprattutto la gamification, che non è semplicemente stabilire chi serve più forte a livello mondiale, così creiamo i campioni mondiali dell'ortopedia. No, più che altro cercare di coinvolgere chi gioca a tennis o gli allenatori in un'esperienza di rivissuto della propria partita, rimettendoli in discussione riguardo a quello che loro hanno percepito, vissuto durante l'esperienza della partita. Ma soprattutto a livello di virtual coaching, perché noi andiamo verso quella che viene definita la behavioral analysis, cioè l'analisi comportamentale, quindi non solo dati, ma comportamenti di gioco, come ci sono comportamenti tra gli umani che maturano a livello sociale, comportamenti di gioco che possono essere positivi, quindi comportamenti efficaci, o possono essere meno positivi, ma questo ci limitiamo a non dirlo perché noi ci basiamo su quello che è il feedback positivo, cioè rinforzi di carattere positivo. E poi il broadcast, con delle animazioni, con delle visualizzazioni smart che consentono in modo immersivo di coinvolgere l'utente all'interno di una esperienza che miscela sia il reale, cioè il video, che realtà aumentate per la pubblicazione, si dice in termine tecnico, per l'embedding, l'integrazione di informazioni contestuali intelligenti. Ok. Come funziona? E vi prometto siamo all'ultima slide. Beh, noi utilizziamo computer vision, da cui estraiamo dati posizionali che riguardano i player, possono essere 2, possono essere 4, e
anche la palla. Dopodiché modellizziamo le sequenze di gioco in modo tale da estrarre degli eventi. E per eventi intendiamo il servizio, la risposta, il diritto, il rovescio, il rimbalzo, la rete, eccetera, eccetera. E riconosciamo automaticamente dei pattern e quindi entriamo in quello che è una dimensione che è appunto l'analisi dei comportamenti. E a tale proposito Mastec ha brevettato un sistema di estrazione, quindi un brevetto metodologico riguardo alla estrazione di un dato intelligente. Dopodiché, da pattern ci evolviamo verso i cluster, che altro non sono che una serie di pattern che sono collegati tra di loro in modo proattivo e soprattutto attraverso un timestamp, cioè fondamentalmente un elemento temporale che ci consente di creare dei collegamenti tra i comportamenti dei giocatori. E che cosa rende possibile tutto questo? Beh, delle tecnologie che vengono sviluppate sia all'interno delle telecamere, sia all'interno di macchine fisiche e virtuali, ma soprattutto con l'obiettivo di promuovere SLAM a una specie di engine, cioè un motore capace di sputare fuori dei dati in automatico e questi dati possono essere direzionati e capitalizzati in diversi mercati. L'obiettivo è far divertire la gente. L'obiettivo è togliersi dal problema. Quindi noi stringiamo la mano ed è finito tutto. Dobbiamo far rivivere quell'esperienza e farlo in modo emozionale. Problema. L'intelligenza artificiale è pronta? SNI. Nel senso che si sta evolvendo in maniera esponenzialmente veloce. Nel mese di settembre, per esempio, quel rovescio che noi vediamo non veniva riconosciuto come un rovescio, veniva riconosciuto come un diritto. Mese di ottobre, utilizzando invece un modello diverso, il modello, che è stato raffinato nel corso di pochissimo tempo, 30 giorni, è in grado di riconoscere non più un rovescio, ma non più un diritto, ma un rovescio, scusate. E quindi stiamo facendo passi da gigante, ma questo non vuol dire che noi in SLAM non dobbiamo procedere in modo proprietario nello sviluppo di questi algoritmi, di questi modelli. Vi ringrazio per la vostra attenzione, non so quanto minutaggio io abbia sfruttato, se ci sono delle domande io sono ben felice di rispondere. Grazie a voi. Altrimenti, ovviamente, invito ancora tutti a dare uno sguardo alla mostra che è ancora aperta oggi, fino a oggi pomeriggio, sotto la mostra delle racchette. Domande, curiosità. Io ho trovato particolarmente la presentazione di Donato, sapevo già. Ho trovato particolarmente interessante quanto ci ha raccontato Ada, perché ci ha fatto vedere un quadro che non sempre un giocatore di tennis conosce. Il giocatore prova la racchetta, mi trovo bene, la palla viaggia di più, gira di più, però abbiamo visto qual è la sostanza dei materiali, dello studio che c'è dietro questo sviluppo della tecnologia delle racchette, e io credo che conoscendo queste cose, come dico sempre ai miei studenti del primo anno di informatica, magari sono ingegneri civili, edili. Io insegno informatica e vi faccio vedere come sono fatti i calcolatori da dentro. Ma cosa mi serve? Se vuoi usare bene un calcolatore devi sapere cosa c'è dentro. Quando fai l'esame della patente ti fanno vedere il carburatore, il cambio, la trasmissione, anche se non farai mai il meccanico. Quindi capire cosa c'è dietro, capire cosa c'è dentro, io credo che sia estremamente importante per capire e guidare le scelte anche di un atleta, di un giocatore che deve scegliere la racchetta non sulla base del colore o della sensazione nel braccio, ma anche capendo che cosa può ottenere, a che cosa può aspirare con quel tipo di attrezzo.
Quindi secondo me questo è stato abbastanza illuminante e ti chiederò poi i riferimenti di questo articolo che fa questa rassegna. Non mi pare che ci siano questioni dall'audience, li abbiamo atterrati con tutte queste presentazioni. Allora, io devo consegnarvi la felpa del Politecnico, l'omaggio a ricordo di questo evento che io credo sia andato ragionevolmente bene in questa settimana. Poi mi impegno a fornire al collega dei sacchi di corde tagliate, perché come dicevo la squadra produce e quindi quando produce rompe corde, e quindi ti faremo avere una quantità non trascurabile di materiale su cui fare il prosieguo delle ricerche. Chiedo ai ragazzi di portare qua a ciascuno di voi, Ada, Donato ha già usufruito. No, a dire la verità è la felpa di Davide che mi ha prestato. E quindi chiedo a tutti una foto di gruppo, chiederei anche ai colleghi che sono veramente i curatori di tutta questa operazione settimana ATP, quindi la professoressa Barbero e il professor Sapora, vice rettori del Politecnico e quindi nel top management della scuola, di raggiungerci sul palco per 2 foto conclusive con dietro il logo Tennis and Technology. Parlavamo con Alberto poco fa, questa è stata la quarta edizione delle ATP Finals a Torino. Non sappiamo cosa succederà oltre il 25, ma nel 25 ci sarà almeno ancora un'edizione a Torino e quindi le cose. Riteniamo che questo evento settimanale, questo coinvolgimento del Politecnico, del sistema universitario, nell'ambito, con l'aiuto del comune, di tutti gli attori, abbiamo avuto un ruolo, una visibilità legata a questo evento internazionale. Credo che sia previsto, me lo diceva Alberto prima, se ne parlerà col Rettore, una riedizione riveduta e corretta, migliorata, modificata, migliorata per l'anno a venire, quindi già da oggi vi do appuntamento, stay tuned come dicono gli americani, perché faremo qualcosa magari di più, magari di meglio per la prossima edizione della ATP Finals, che speriamo non essere l'ultima su Torino, ma questo domenica ci diranno. Foto, ringraziamento a tutti per quelli che sono intervenuti, mi dicono davanti per le foto, perché le foto se no non si vedono. E grazie, se volete ancora fare un passaggio nella mostra sotto è ancora disponibile, è una mostra veramente interessante e forse vi è già stato detto, sono una trentina di racchette qui, ma il museo della racchetta che sta a Val di Sero d'Alba, sono 3/4 d'ora di macchina da qua, è un museo straordinario, ho avuto occasione di vederlo il primo giorno che siamo andati in visita, ci sono quasi 1500 racchette in esposizione di tutta la storia del tennis e quindi davvero vale la pena andare a vedere questo pezzo unico al mondo. Ci sono racchette sulle tecnologie, ci sono racchette originali di Federer, di Becker quando ha vinto Wimbledon, c'è veramente di tutto. Se uno ha giocato a tennis da piccolo o da grande, lì trova la sua racchetta, perché sicuramente la collezione è veramente di valore assoluto e i 2 curatori del museo sono un'enciclopedia vivente del tennis, quindi qualsiasi domanda, curiosità si possa avere, loro hanno la risposta, quindi vi invito davvero a prendere contatto con loro e fare un passaggio perché ne vale la pena. Ancora grazie a tutti e speriamo vi sia piaciuta questa iniziativa. Il Politecnico sta cercando di entrare in un circuito importante, quello dello sport, perché lo sport per gli studenti e per il nostro personale è estremamente importante e quindi non so se Alberto o la collega vogliono dare ancora un saluto o se no vi ringraziamo e chiudiamo qua.